cambiamo argomento per occuparci di pari opportunità. A Ferrara dei giovani studenti hanno trattato il tema con una singolare iniziativa. Guarda lì. Il servizio di Antonio Lacivito. All'Istituto Einaudi di Ferrara sono in pieno svolgimento le riprese dello spot vincitore della prima edizione del concorso Giochiamo alla Pari. Il concorso è stato indetto lo scorso anno da Regione Emilia-Romagna, Cineteca di Bologna, Dipartimento Discipline della Comunicazione dell'Università di Bologna e dalla Fondazione Pubblicità Progresso. Si chiedeva ai ragazzi delle scuole superiori della regione di scrivere una sceneggiatura per uno spot contro gli stereotipi di genere e per promuovere la cultura delle pari opportunità. Allora, le pari opportunità secondo me dovrebbero essere gli uguali diritti tra uomo e donna, quindi nessuna discriminazione, nessuna diversità, diciamo. I vincitori hanno ora l'opportunità di realizzare con l'ausilio di una regista professionista uno spot vero e proprio, prodotto dalla Cineteca di Bologna. In 3 giornate di lavoro, i giovani ferraresi avranno modo di apprendere innovative tecniche di ripresa. Abbiamo fatto uno stop motion facendo tantissime fotografie e poi realizzando il video. Auguriamo ai ragazzi buon lavoro e speriamo che queste occasioni stimolino i più giovani a promuovere attivamente una cultura della parità fra i generi. Ciao, 1:11 prima. Il telegiornale finisce qui, vi ricordiamo la Hai visto prossima che edizione roba? delle 22. Ma che senso ha oggi parlare di pari opportunità? Mi sembra più facile la vita da uomo, anche certe cose da fare, tipo sport o anche nel lavoro. Mi sento più fortunato di essere uomo confronto alla donna. A volte la donna viene vista come, non so, la segretaria e non come una donna che ha studiato anche. Ce ne sono poche, ad esempio, che sono a capo di un'azienda, per dire, fanno sempre di solito la segretaria, quindi sono sempre nell'ombra, mentre magari gli uomini sono a capo. Quando le donne rimangono incinta e partoriscono, non ritornano al lavoro di prima, ma le degradano. No, però in Italia diciamo che si è messi bene. Non è più come una volta che c'erano quasi solo uomini così al potere. Cioè, adesso è molto andata anche avanti, diciamo. Moltissimi anni fa le donne erano molto più sottomesse dall'uomo. Adesso siamo, diciamo, quasi parità, non proprio. Non ho mai avvertito una discriminazione perché ero ragazza, anche se ero in maggioranza di ragazzi. Cioè ormai penso non ci sia quasi più. Secondo me siamo arrivati ad un punto accettabile. Magari ecco, si sentono di quelle cose come proposte magari sul lavoro un po' particolari, però solo rivolte alle donne. Quello che ci mostra la TV è così. Tutte le ragazze fanno questo per arrivare, non ce n'è neanche una che sia arrivata per le sue qualità. In televisione vediamo sempre quelle più magre, quelle più belle, quelle che vengono magari da dei reality show. Quindi io non la sento la differenza tra... Poi mio papà non è uno che magari sta sul divano e non fa niente, lui aiuta. Io faccio le faccende di casa, mio fratello per esempio non le fa, lui esce e basta. E io invece devo stare lì ad aiutare mia mamma. Mio fratello sa fare tutto perché comunque i miei genitori hanno comunque insegnato a sapersela cavare anche in casa. No, fa tutto mia mamma in casa. L'esperienza mia da mia madre che lavora a casa e mio padre che porta i soldi, ma questo è una cosa normale, è stata una loro decisione a fare così.
La donna comunque lavora, poi arriva a casa, fa le faccende, cucina per il marito, stira, deve continuare a lavorare e a macchinare anche con la testa per ciò che deve fare il giorno dopo. Io non mi sento discriminata a scuola perché non mi faccio discriminare. Per me non è un problema qui a scuola, fuori sì, ma qui a scuola no, perché ognuno di noi ha capacità di esprimersi, quindi veniamo fuori come individuo singolo, non come donna o uomo. Cioè nella nostra classe perlomeno non ci sono differenze tra ragazzi e ragazze. I professori ci trattano ugualmente, senza farsi dei grandi problemi. E sappiamo come sono i tempi di oggi e come il mondo del lavoro, quindi sarà difficile e rientrerà anche il fatto di essere uomo-donna. Comunque c'entrerà anche questo per trovare il lavoro.